È capitato a tutti di imbattersi in queste storie. Figure nell'ombra che colpiscono senza un apparente motivo, senza un ritorno economico o un beneficio di alcun tipo. Catene di decessi, riconducibili alla stessa mano, ma mai a un volto. Il metodo delle forze dell'ordine, un errore dei colpevoli, o forse un po' di fortuna, aiutano ad assicurare la giustizia a questi individui. Qualche volta però scompaiono senza lasciare traccia. In questo video vi voglio raccontare dei casi irrisolti più inquietanti che coinvolgono questo tipo di criminali. Non voglio scendere nei dettagli cruenti, ma la visione è comunque sconsigliata a chi è sensibile a questo genere di contenuto. Detto questo, possiamo cominciare. (1969) Glasgow, Scozia. La sala da ballo Barrowland attira ogni fine settimana centinaia di giovani in cerca di leggerezza. Si recano tutti qui per trovare un po' di divertimento, passare una serata con gli amici e magari per incontrare qualcuno. Incontrare qualcuno è proprio quello che succede a Helen Paddock e alla sorella Jean. Le due si dirigono a Barrowland la sera del 30 ottobre e qui incontrano due giovani uomini. Questi si presentano, si chiamano entrambi John. Uno dei due è molto amichevole e durante la serata parla di sé in modo disinvolto. Il secondo invece è più riservato. Ha un aspetto elegante ed è un buon conversatore. È molto alto e ha i capelli di un castano tendente al rosso. Il dettaglio più particolare del suo aspetto, però, è la dentatura. Ha due incisivi che si accavallano ed è privo di un premolare. Alla fine della serata, il primo dei due uomini sale su un autobus, mentre il secondo prende un taxi assieme alle due donne. Quanto segue è un tragitto in auto che Jean descrive come teso. John sembra interessato alla sorella Helen e quindi lei si sente di troppo. Mentre conversano, John rivela di non sopportare l'idea di donne sposate che frequentano locali come il Barrowland e quando le due sorelle rivelano di essere appunto sposate, l'uomo reagisce citando un passo della Bibbia. La serata finisce per Jean quando il tassista la lascia sulla soglia di casa e prosegue con a bordo la sorella e il giovane uomo. Quanto segue è l'epilogo di una storia orribile cominciata quasi 2 anni prima. Patricia Docker è una giovane infermiera di 25 anni. Da un po' di tempo vive da sola con il figlio perché si è separata dal marito. La sera del 22 febbraio 1968 decide di uscire. In origine vuole dirigersi alla sala da ballo Majestic, ma poi per qualche motivo, probabilmente una promozione per gli over 25 del giovedì sera, cambia idea. Patricia allora arriva alla sala Barrowland, ma quella notte non rincasa. Il suo corpo viene trovato la mattina del giorno seguente in Carmichael Place, una stradina non molto lontano da casa sua. La giovane è senza vita. L'esame autoptico stabilisce che l'ora del decesso risale alla notte precedente, diverse ore prima del ritrovamento. La causa è asfissia, supportata anche da evidenti segni sul collo. Sono inoltre presenti traumi da corpo contundente al volto. Le indagini falliscono nell'individuare una pista. La polizia locale interroga centinaia di tassisti, nella speranza che qualcuno di questi abbia accompagnato Patricia Docker a casa la sera del 22, ma non trova nulla. Falliscono anche i tentativi di ricostruire i suoi ultimi spostamenti tra le varie sale da ballo. Non accade più nulla fino all'anno successivo. La notte fra il 16 e il 17 agosto 1969, la sfortuna trova Jemima McDonald. Ha 31 anni, 3 figli e ama passare le serate a ballare. È proprio quello che decide di fare la sera del 16 agosto, appunto, mentre la sorella bada ai bambini. Quella sera Jemima viene vista in un paio di occasioni in compagnia di un uomo. Questo viene descritto come un individuo alto intorno al 1,85 m, con capelli rossicci o castani tendente al rosso. La prima di queste occasioni è proprio alla sala da ballo Barrowland, mentre la seconda è di fronte a una vecchia proprietà abbandonata, vicino alla sua abitazione ma molto più tardi. Un vicino infatti la vede intorno a 00:30, ma al momento non nota niente di strano. Il giorno seguente Jemima non rincasa e la sorella si preoccupa. Seguendo alcune voci di quartiere, arriva alla proprietà abbandonata e trova la sorella nelle stesse condizioni in cui Patricia Docker era stata trovata un anno prima. Il decesso, ancora una volta, è sopraggiunto per asfissia e ferite alla testa sono state inflitte in seguito.
Le forze dell'ordine non riescono a determinare se Jemima abbia subito altri tipi di violenza e ricostruiscono i suoi ultimi momenti. Molto presto, la polizia nota similitudini tra i due casi, anche se non dispone di elementi che confermino questa teoria. Agenti sotto copertura iniziano a frequentare la sala da ballo Barrowland e monitorano la situazione. Arriva quindi la mattina del 31 ottobre 1969 e un uomo porta a spasso il cane. Mentre passeggia, scopre quello che resta di Ellen Paddock, la donna che la sera prima aveva condiviso una corsa nel taxi con la sorella e uno sconosciuto di nome John. Le sue condizioni sono più serie delle prime due vittime. La donna ha subito violenza di natura intima prima del decesso, i suoi vestiti sono stati lacerati e il contenuto della sua borsetta è stato riverso attorno a lei. La scena racconta di uno scontro cruento. Vengono ritrovati molti elementi che accomunano il caso Paddock con Docker e McDonald. Tutte e tre le donne hanno subito le stesse ferite. Le loro borsette non sono state rinvenute sulla scena del crimine. In una coincidenza agghiacciante, avevano tutte e tre il proprio ciclo mestruale il giorno del decesso. I casi vengono collegati e Jean, la sorella di Ellen Paddock, viene interrogata per raccogliere più informazioni possibili sul principale sospettato, l'uomo con cui ha passato la sera in cui la sorella ha perso la vita. La citazione del testo sacro che l'uomo ha pronunciato durante la corsa dà origine al suo soprannome, Bible John. Parte la caccia all'uomo più intensa della storia della Scozia e per la prima volta nella storia delle forze dell'ordine britanniche vengono utilizzati identikit e photofit, la tecnica di creare volti tramite l'assemblaggio di parti del corpo isolate. Nessuno di questi sforzi riesce a produrre un sospettato credibile, forse per sfortuna o forse per l'unico punto debole dell'inchiesta, il fatto che tutte queste ricostruzioni e identikit sono fatte sulla base di un'unica testimonianza, quella appunto della sorella dell'ultima vittima. Alcuni dei dettagli più precisi sull'aspetto di Bible John sono stati forniti dalla donna mentre era sotto lo stato di ipnosi. Le successive indagini producono decine di sospettati, ma l'identità di Bible John non viene mai individuata. La teoria ufficiale delle forze dell'ordine di Glasgow è che il colpevole abbia smesso di colpire dopo il 1969 perché è deceduto, incarcerato per altri crimini o internato in un ospedale psichiatrico. Rimane il sospetto che alti ufficiali della polizia dell'epoca fossero arrivati a dargli un volto, ma non abbiano mai trovato le prove necessarie ad arrestarlo. Giovanna Marchetti è una ragazza di 18 anni della provincia di Modena e da qualche tempo, assieme al fidanzato, ha problemi di tossicodipendenza. Questa costa molti soldi e un lavoro non basta più per sostenerla. Per questo motivo ha iniziato a ricorrere a una via diversa per trovare i fondi necessari. La sera si apparta in auto con il fidanzato e poi sale sulle auto di uomini disposti a pagarla, mentre il ragazzo si scrive le targhe dei clienti. La sera del 12 agosto 1985 il rituale si ripete, ma il ragazzo la perde di vista. Giovanna viene ritrovata priva di vita il 21 dello stesso mese. Il suo corpo giace nei pressi di una vecchia fornace e di fianco a questo c'è una grossa pietra con evidenti tracce ematiche. La sua borsetta manca all'appello. Il fidanzato viene indagato e poi prosciolto e quando viene sentito fornisce la targa dell'ultima auto su cui era salita la ragazza. Questa conduce a un uomo, ma a suo carico non vengono trovate prove e l'indagine si arresta. Qualche anno più tardi, nel 1987, spunta un altro corpo nei pressi di alcune cave. È quello di Donatella Guerra, di 22 anni. La giovane è parzialmente svestita e riporta evidenti segni di violenza. Riporta inoltre diverse ferite da arma da taglio e anche in questo caso la sua borsetta e gli effetti personali non si trovano. Sul luogo del ritrovamento però ci sono diverse tracce. Ci sono i segni di pneumatici di una Fiat 131 e alcune impronte che sembrano suggerire un dettaglio importante sull'aggressore. È claudicante. Marina Balboni ha 21 anni ed è un'amica di Donatella. Anche lei si guadagna da vivere salendo in auto con sconosciuti. Ha osservato con orrore il destino dell'amica e inizia a parlare in famiglia delle sue paure. Teme che presto succederà la stessa cosa anche a lei. Sabato 31 ottobre 1987 sostiene di avere un appuntamento importante e di doversi recare assolutamente a Modena. Viene trovata il giorno seguente in condizioni simili all'amica e anche in questo caso
non c'è traccia della sua borsetta. In tutti questi casi non si trovano prove sufficienti a continuare le indagini e gli inquirenti falliscono nell'individuare un legame tra questi eventi. Tutte le inchieste vengono archiviate poco dopo i fatti. Questi sono i primi 3 casi di una lunga serie che si arresta presumibilmente intorno al 1995. A queste 3 donne seguono Claudia Santachiara, Fabiana Zuccarini, Anna Abruzzese, Anna Maria Palermo e Monica Abate. Assieme a queste vittime accertate ce ne sono altre sospettate che sposterebbero l'inizio del periodo di terrore di 2 anni. I casi purtroppo hanno troppi elementi in comune. Le vittime sono tutte giovani donne con problemi di dipendenza che le ha spinte a cercare metodi alternativi di procurarsi il denaro necessario. Sono state tutte ritrovate nei pressi di casolari abbandonati e la zona è sempre la stessa, la provincia di Modena. Tutte le borsette sono state sottratte dalla scena del crimine e i corpi riportano spesso segni evidenti attorno al collo. Modena ha un mostro. Le forze dell'ordine non sono preparate a una cosa simile, non riescono ad agire in modo tempestivo, complice il traffico di giovani donne che coinvolge la zona. Non si riesce a separare episodi di regolamenti di conti o conflitti legati alla criminalità organizzata da quelli causati da un unico individuo, mosso da un fine occulto. Negli anni si erano susseguite diverse piste legate ai singoli casi, che però erano tutte finite nel nulla. DNA sotto le unghie di Claudia Santachiara, del probabile aggressore. Un presunto cliente con effetti personali di Fabiana Zuccarini, poi deceduto per un incidente nel 91. E poi 2 poliziotti con precedenti, indagati per l'ultimo presunto delitto. Le indagini non conducono mai al mostro, ma solo a una lista infinita di persone che ruotano attorno a queste giovani donne, tutte con interessi nei loro confronti, eccetto scoprire cosa sia loro successo veramente. Se il video vi sta interessando e vi piacerebbe aiutarmi a farlo emergere nel fiume di video che vengono caricati ogni giorno qui su YouTube, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e se vi va usate la funzione hype. Grazie a tutti quelli che stanno supportando il mio lavoro e a tutti quelli che decideranno di farlo. «1918, New Orleans. C'è un'ombra che si muove nella notte. Da qualche tempo hanno iniziato a verificarsi strane aggressioni. Alcuni vengono svegliati nella notte da una presenza nella loro stanza, che spesso li aggredisce con un'ascia. La modalità è sempre la stessa, uno scalpello lasciato di fianco alla porta sul retro delle abitazioni colpite e parte dell'uscio rimosso. L'ombra si insinua così nelle case delle proprie vittime e spesso recupera la propria arma sul posto, in un luogo, in un'era in cui scaldarsi con la legna è l'unica soluzione per sopravvivere agli inverni. Il movente non è chiaro, poiché contanti e preziosi delle vittime non vengono mai toccati. L'obiettivo del carnefice sono sempre coppie nel loro letto matrimoniale. Il primo caso avviene il 23 maggio 1918 a casa di Joseph Maggio, il titolare di un piccolo supermercato. Qualcuno entra nell'abitazione dell'uomo con in mano un rasoio. Il commerciante e la moglie non sopravvivono all'incontro e le forze dell'ordine ricostruiscono alcuni dettagli agghiaccianti sull'aggressione. Il colpevole è entrato tramite la porta sul retro, ha colpito e poi si è cambiato. Ha lasciato i vestiti sporchi nella casa, non ha toccato gli averi della coppia e si è dileguato. Il rasoio, ancora coperto di tracce ematiche, viene rinvenuto sul giardino di uno dei vicini. Sull'asfalto, inoltre, appare un messaggio criptico che recita: «La signora Maggio starà sveglia stanotte, proprio come la signora Tony». Questo è solo il primo di una lunga serie di attacchi, molto simili tra loro. Il modus operandi non cambia. L'uomo con l'ascia entra nelle abitazioni delle sue vittime, colpisce alla tempia chiunque si frapponga fra lui e la camera da letto e qui aggredisce nel buio chiunque vi si trovi. Partono diverse indagini, che per colpa dei pregiudizi dell'epoca e dei mezzi limitati non individuano nessun sospettato credibile. Persone di colore vengono incriminate sulla base di circostanze forzate e le testimonianze dei superstiti si contraddicono. Nessuno sembra poter fermare l'uomo con l'ascia. Le aggressioni generano il panico, che ha il suo culmine nel marzo del 1919,
quando il presunto colpevole scrive una lettera ai giornali. Inferno, 13 marzo 1919. Non mi hanno mai catturato e non lo faranno mai. Non mi hanno mai visto, perché sono invisibile. Come l'etere che circonda la terra. Sono quello che la polizia ha iniziato a chiamare l'uomo con l'ascia. Apprezzo parecchio la musica jazz e giuro su ogni diavolo degli inferi che risparmierò chiunque abbia in casa propria della musica jazz al momento del mio passaggio. L'uomo con l'ascia. Non è chiaro se la lettera sia autentica o uno scherzo macabro, ma il risultato è lo stesso. Nella notte indicata, la città si riempie di musica. Chi non ha giradischi o non può permettersi di pagare dei musicisti affolla i bar di quartiere che assumono professionisti per l'occasione. A questo evento si aggiunge un dettaglio che sembra legare tutti gli attacchi e su cui la stampa si concentra ben presto. Le vittime hanno tutte origini italiane. I giornali ventilano la pista della criminalità organizzata. Le aggressioni continuano fino al 27 ottobre 1919, con il decesso di Mike Pepitone, anche lui di origini italiane. L'uomo è l'ultima vittima accertata dell'uomo con l'ascia di New Orleans. Così come sono cominciati, gli attacchi cessano bruscamente, poco dopo un anno dal loro inizio, lasciando la polizia di New Orleans disorientata. Sono state vagliate diverse piste. Decenni più tardi si sono fatti tentativi di stilare un profilo dell'aggressore. Ma a più di un secolo di distanza dai fatti, l'identità dell'uomo con l'ascia di New Orleans rimane un mistero. Sono gli anni 70, un decennio pieno di forti contrasti, grandi cambiamenti ed enormi tensioni, appena sotto la superficie delle cose. Ci sono diversi posti nel mondo in cui queste sono più evidenti, e uno di questi è un paese che da qualche decennio vive spaccato in due. Si tratta della Germania. La cortina di ferro attraversa il paese e i suoi abitanti convivono quotidianamente con la consapevolezza che in ogni momento tutto può cambiare. La città di Hannover si trova nella parte occidentale del paese, nella Germania Ovest. Nel 1975 un ritrovamento cambia tutto e travolge la città. Si tratta di un torso umano. Il 26 settembre il torso viene rinvenuto nei pressi di un impianto idroelettrico, vicino al lago Maschsee. È un involucro vuoto in quanto le parti interne sono state rimosse. Si tratta di resti una volta appartenuti a una donna. L'autopsia risale a un individuo di età compresa tra i 23 e i 25 anni, che aveva sicuramente partorito almeno una volta. Altri dettagli sono difficili da constatare, in quanto il torso è rimasto in acqua per circa 2 settimane. Non si trova un responsabile, l'evento turba l'opinione pubblica per qualche giorno, ma molto presto tutto torna alla normalità e i problemi legati alla geopolitica tornano a monopolizzare i servizi di informazione. Tutto rimane così fino al febbraio dell'anno successivo. Tra il 21 e il 28 febbraio 1976, infatti, vengono ritrovati altri resti. Nel parcheggio della sede della radio pubblica della Bassa Sassonia, nella città di Hannover, abbandonati tra le auto in sosta, vengono ritrovate le 2 metà di un torace. Altre parti, appartenenti allo stesso individuo, vengono rinvenute in momenti diversi nel fiume Leine. Si tratta ancora di una donna di circa 25 anni e di statura intorno al 1,70 m. Questa serie di orribili scoperte continua e riprende alla fine del maggio del 1976. Questa volta si tratta dei resti di un individuo maschile. Statura intorno al 1,70 m e l'età intorno ai 18 anni. L'unico segno identificativo è una croce di ferro, tatuata sulla parte alta del torso. Qualche giorno più tardi viene ritrovato un braccio appartenente a un altro individuo maschile, di età vicino ai 50 anni. A questa lunga serie di ritrovamenti si aggiungono altri 2 corpi, o quello che ne resta, appartenuti a 2 donne di età comprese fra i 40 e i 60 anni. Le parti rinvenute sono pezzi di un puzzle incompleto, che contengono alcune informazioni sugli attimi precedenti al decesso di questi individui, ma non dicono nulla sulla possibile identità del colpevole. Le vittime non vengono mai identificate, e tra queste non sembra esserci alcun legame. Chiunque le abbia ridotte in queste condizioni non ha un obiettivo chiaro in testa, ma sceglie quando e chi colpire in modo opportunistico. Queste persone sono quindi state scelte per caso. Le varie parti del corpo vengono ritrovate vicino ai corsi d'acqua e spesso
durante i fine settimana. Questa lunga serie di ritrovamenti si interrompe bruscamente nel dicembre 1977. Poco dopo, anche le indagini arrivano a un punto morto. Nessuna delle vittime viene mai identificata. I database di persone scomparse vengono analizzati più volte, ma nessuna delle parti del corpo ritrovate corrisponde alla descrizione degli individui. Chiunque sia dietro questa sinistra serie di eventi non ha conoscenze anatomiche e si è seguito di una sega circolare per eseguire la parte finale del suo macabro piano. Ad attirare l'attenzione sul caso a livello nazionale è la trasmissione televisiva Numero del caso XY irrisolto. Si tratta di un programma di cronaca nera simile ad Unsolved Mysteries negli Stati Uniti o A chi l'ha visto in Italia. Questo però, come le inchieste delle forze dell'ordine, fallisce nel rinvenire nuovi elementi per riaprire l'indagine. A 20 anni di distanza, nel 1990, si verifica un delitto simile. Il colpevole finisce in ospedale psichiatrico e non vengono trovati nessi con gli eventi dei 15 anni prima. L'evento si verifica di nuovo per mano di un altro individuo nel 2012, che ancora una volta non può essere collegato ad Hannover negli anni 70. Al giorno d'oggi, il carnefice di Hannover non è mai stato identificato e ad ogni anno che passa, le possibilità di poter un giorno arrivare al suo volto diventano sempre più flebili. Il prossimo caso è uno dei capitoli più tetri della storia della prefettura di Saga, nel Giappone occidentale. Nel 1980, la scuola elementare di Shiroshi si prepara ad aprire la piscina annessa al complesso scolastico. I tecnici svuotano la fossa biologica dei bagni e telefonano alle forze dell'ordine perché qui hanno trovato dei sassi e non possono procedere, dicono. Si tratta di un messaggio in codice, come ne esistono molti per evitare il panico. Non si tratta di sassi, ma di uno scheletro umano. Questo viene analizzato e si risale a Tomiko Yamasaki, una studentessa di 12 anni scomparsa nel 1975. Qualche mese prima, un'altra ragazza di nome Ritsuko Hyakutake, di 19 anni, era scomparsa in circostanze analoghe. In questa occasione, però, la famiglia aveva ricevuto telefonate anonime. Dall'altra parte dell'apparecchio c'era un uomo dalla voce giovanile, che aveva minacciato i parenti di Ritsuko per non fargli contattare i media e la polizia. Purtroppo, collaborare non era servito a nulla, e il corpo della giovane ragazza era stato trovato mentre galleggiava in un tombino della scuola elementare di Shiroshi. Il ritrovamento era avvenuto 3 giorni prima di quello dei resti di Tomiko, e il luogo era lo stesso. Il 7 ottobre 1981 a scomparire è Chitsuko Ikegami, una dipendente di una fabbrica di 27 anni. Il suo corpo verrà poi trovato senza vita 2 settimane più tardi, il 21 ottobre in un parcheggio. La donna indossava ancora gli abiti che portava il giorno della scomparsa. Qualche mese più tardi, l'ombra che da qualche anno sta terrorizzando la prefettura colpisce di nuovo. A scomparire e essere poi ritrovata in condizioni simili alle altre vittime è una bambina di 11 anni. Viene ritrovata in un campo non lontano da dove era stata ritrovata la 27enne Chitsuko Ikegami e la polizia inizia a collegare i vari casi e a notare somiglianze fra molti di questi eventi. Le vittime, infatti, sembrano tutte scomparire in circostanze analoghe e vengono ritrovate in seguito con segni evidenti attorno al collo e spesso con tracce di violenza. Ad eccezione di Ritsuko Hyakutake, infatti, tutte le vittime sono presumibilmente decedute il giorno della propria scomparsa, che si è sempre verificata di mercoledì. Il colpevole misterioso rimane inattivo per qualche anno e gli abitanti della prefettura di Saga tirano un sospiro di sollievo. Nel 1987, però, a scomparire è Sumiko Fujise, di 48 anni. Venne ritrovata solo 2 anni più tardi, nel 1989, assieme ai corpi delle 2 vittime successive. Queste sono Kiyomi Nakijima, di 50 anni, e Tatsuyo Yoshiro, di 37. La polizia raccoglie le testimonianze delle persone attorno a queste vittime per provare a isolare il colpevole. Si tratta di donne che vivevano in ambienti vicini e spesso frequentavano gli stessi posti. 2 di queste lavoravano per la stessa azienda mentre le più giovani andavano tutte alla stessa scuola. Alcune erano state avvistate in compagnia di qualcuno di non conosciuto, altre avevano visto un'auto sospetta, ma non si arriva a nulla.
Nel 1989 il caso viene travolto da una svolta. Un criminale, già arrestato per altri reati, ammette di essere l'autore di 3 dei 7 delitti verificatisi e lo fa pochissime ore prima che questi casi cadano in prescrizione. In un secondo momento però ritratta e la polizia di Saga viene travolta da uno scandalo, perché è responsabile di aver estorto una simile confessione con la forza e di aver condotto indagini inadeguate all'epoca dei fatti. L'evento genera grande discussione attorno alla pena capitale in Giappone, ma fallisce nell'assicurare alla giustizia chiunque abbia privato della vita queste 7 persone, e il colpevole di questi delitti non è mai stato identificato. È l'alba di una mattina di agosto e il sole si insinua tra le fessure tortuose fra le case vittoriane, i mattoni rossi e legno. I primi passanti arrivano sulle strade e qualcuno nota una sagoma. È immobile a terra. In un primo momento nessuno si scompone, scene simili non sono poi così rare. Rapine andate a male e violenza domestica sono piuttosto comuni nei quartieri poveri di Londra. I primi ad aver visto la sagoma, qualche ora prima, avevano pensato si trattasse dell'ennesimo vagabondo, in preda a un'intossicazione da alcol. Non ci sono molti altri modi per distrarsi da una vita di stenti. A terra però non c'è un vagabondo, ma una donna ormai fredda. Il sole si alza e fa luce sulle vere condizioni in cui versa. Sul suo corpo sono evidenti i segni di una lama che ha incontrato i tessuti molli per 39 volte. Dal collo al ventre, nessuna zona vitale è stata risparmiata. La donna è Martha Tabram e quello è l'agosto del 1888. Per quanto atroce sia il delitto, non scuote troppo l'opinione pubblica del quartiere di Whitechapel, dove si è verificato. La zona ospita le persone più indigenti della capitale inglese e scene altrettanto violente sono all'ordine del giorno. Che qualcosa di diverso si stia verificando, però, inizia a diventare evidente il 31 agosto dello stesso anno. Alle 3:40 del mattino, sul selciato di Bucks Row, venne ritrovato il corpo di Mary Ann Nichols, detta Polly. Il collo è stato reciso con forza, fino alle vertebre, e sul corpo sono evidenti altri segni del passaggio di una lama. Gli organi interni della donna sono visibili. Seguono altri 4 delitti di violenza crescente. Si tratta di Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Sono le donne che verranno poi definite come le 5 vittime canoniche. All'inizio il colpevole di questi atti viene chiamato Leather Apron, ovvero grembiule di cuoio. Il motivo è un grembiule appartenente a un macellaio che era stato lavato e lasciato asciugare vicino al luogo del ritrovamento di una delle vittime. Il grembiule e la natura delle ferite inflitte portano l'immaginazione pubblica a sospettare di un macellaio o qualcuno che di professione lavora con i coltelli. Le vittime sono tutte donne che vivono vite difficili. Senza fissa dimora, si vendono ai passanti per sopravvivere. La loro non è una vita facile, ma la società rende impossibile per donne sole sopravvivere in altri modi, soprattutto se appartengono al ceto sbagliato. La rivoluzione industriale sta facendo il suo corso e centinaia di migliaia di vite vengono quotidianamente immolate all'altare dell'industria. Migranti sono arrivati in città da tutta Europa, molti dei quali sono ebrei scappati dai pogrom della Russia dello zar. Questa massa umana si è sistemata in modo precario nell'East End di Londra, dove si trova Whitechapel, espandendo vertiginosamente la città e creando una baraccopoli di dimensioni senza precedenti. Questo è il teatro in cui si verificano i delitti del colpevole che inizialmente viene chiamato Leather Apron. Ad aggiungersi al terrore per le strade della città c'è il fiuto dei primi tabloid, determinati a capitalizzare sulla rapida alfabetizzazione delle masse. La serie di delitti, inspiegabili, accomunati da così tante similitudini, non sfugge agli occhi e alle orecchie dei giornalisti che riempiono le pagine sulla vicenda. Alle redazioni iniziano ad arrivare decine e poi centinaia di lettere, tutte presumibilmente scritte dal presunto colpevole. Si tratta di falsi, scritti ad arte per aumentare le vendite dei giornali. Una di queste, però, colpisce l'immaginazione pubblica e la firma alla fine del messaggio scalza il soprannome di Leather Apron e dona al colpevole un nuovo appellativo: Jack the Ripper. Scotland Yard, la polizia londinese, non rimane immobile. Mobilita un volume di agenti mai visto fino a quel momento e mette in atto la prima caccia al mostro nella storia moderna.
In questo periodo, in molti si esprimono sulla triste vicenda e alcuni provano in modo acerbo a stilare un profilo del possibile perpetratore. Le indagini, però, sono azzoppate dai mezzi limitati di cui le forze dell'ordine dispongono e da forti problemi sociali, come il dilagante antisemitismo. I delitti commessi da questo individuo sono molti, anche se diversi non sono mai stati confermati. Le 5 vittime canoniche sono entrate nell'immaginario pubblico come le uniche accertate, ma la realtà non è così semplice. A fare questa prima associazione sono stati criminologi amatoriali nel secolo scorso, ma la verità è che a incrociare il cammino di Jack potrebbero essere state fino a 10 persone. Nulla di quanto connesso a questo caso, però, è mai stato confermato da studi moderni e molto rimane ancora soggetto a interpretazioni personali. Al giorno d'oggi, gli studiosi del caso continuano a confrontarsi sulla probabile identità del colpevole, sotto l'ombrello della riperologia, la disciplina atta a scovare quanto più possibile sul caso. Nessuno è mai stato arrestato per i delitti imputati a Jack the Ripper, e la sua ombra lunga continua a perseguitare l'immaginazione e le paure di chiunque passi per Whitechapel dopo il tramonto. Questi erano alcuni dei misteri risolti che continuano a circondare casi di serial killer internazionali mai catturati. Nessuno di questi individui, infatti, è mai stato identificato. Vi invito a iscrivervi al canale per farlo crescere e per supportare video come questo. Un grazie a chiunque abbia guardato fino alla fine, io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.